Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Siamo arrivati a WrestleMania 2025, la nostra seconda WrestleMania che andiamo a trasmettere, primo episodio della nuova stagione 2025-2026. Se vi siete persi la scorsa WrestleMania e gli altri pay-per-view che abbiamo trasmesso, andate in playlist della Best of 2024-2025 e trovate tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e il meglio delle puntate settimanali della stagione. E ragazzi, siamo arrivati al pay-per-view più importante della nostra Universe Mode, signori, che è WWE e AEW insieme, 2 notti WrestleMania come l'edizione scorsa. Quindi questa sarà la prima notte e ragazzi, abbiamo finalmente il meglio del meglio dell'anno qui in pay-per-view, ragazzi. WrestleMania, sempre nella solita cornice della scorsa edizione, ok? Quindi sempre a Los Angeles, ok? Al Sophie Stadium di Inglewood, California, e iniziamo il nostro opener in questa fantastica cornice. Match a 3 per il titolo International dell'All Elite Wrestling. Hangman Adam Page difende il titolo dall'assalto di Kazuchika Okada e di Konosuke Takeshita. Ed eccolo qui infatti, Takeshita. Introducing the challenger, representing the family, from Osaka, Japan, weighing in at 230 pounds, Alpha Tank Shaw! Eccolo qui di Alpha Konosuke Takeshita, membro della Don Callis Family, guidato ovviamente da Don Callis, ex campione di coppia della Elite Wrestling insieme a Kyle Fletcher, la protostar. E oggi avrà l'opportunità di vincere il secondo titolo più importante della federazione proprio in questo opener contro il Rainmaker Kazuchika Okada e contro Hangman Adam Page, che tra l'altro ha vinto la cintura nell'ultimo pay-per-view AEW Revolution, che se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare. Come ho detto prima, trovate nella mia playlist, ovvero WWE 2K24 Best of 2024-2025, dove trovate tutto il meglio della stagione passata. Questo è il primo appuntamento, ragazzi, con la nuova stagione, quindi ha un'altra playlist e speriamo che questa nuova stagione che sta per arrivare sia bella o anche più bella di quella che è appena finita, che ha regalato tante emozioni, tanti grandi match, grandi incontri in pay-per-view che avete apprezzato molto, e sono contento. Mentre per quelli che mi stanno seguendo ora, andate a farvi una bella, se volete, carrellata del meglio della stagione scorsa. E ovviamente ricordatevi che se vi piacciono i miei contenuti, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale, ragazzi. Intanto ecco qui Kazuchika Okada, ex 2 volte campione mondiale dell'All Elite Wrestling, come sapete. Anche per lui 2 giapponesi oggi in questo match. E poi c'è Hangman Adam Page, ecco qui il grandissimo Kazuchika Okada. Credo che questo è proprio l'inizio perfetto per questa edizione, per questa nostra seconda edizione di WrestleMania, perché raga, era tanto spettacolo, con 3 nomi e 3 atleti provenienti dalla All Elite Wrestling, veramente di primo livello. E eccolo qui che sta per entrare il campione, eccolo qua, il cowboy Hangman Adam Page. And introducing the champion from Virginia, weighing in at 215 pounds, the All-Star International Champion, Adam Page! Ricordiamo, ragazzi, che in questa serata avremo
ovviamente da buona WrestleMania si rispetti un bel po' di carne al fuoco, a partire dal main event, ragazzi, valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling con MJF, Max e Jacob Friedman, che dipende dall'assalto dell'American Dragon Bryan Danielson e di Jon Moxley. Poi Lita, la vincitrice della Royal Rumble, che andrà a sfidare, accompagnata da Trish Stratus, la sua grande amica di una vita, andrà a sfidare proprio Rhea Ripley, la mami Rhea Ripley, la campionessa proprio per il titolo più importante femminile della WWE. Poi a seguire un match di esibizione, visto che ci siamo era giusto farlo, un WWE contro AEW, ovvero Bianca Belair, che rappresenta la World Wrestling Entertainment, contro Giulia, ex campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, ovviamente in questo match WWE contro AEW. Poi match per i titoli di coppia, ragazzi, con Sami Zayn e Kevin Owens, che proveranno a vincere cinture contro Bobby Lashley e contro Powerhouse Hobbs dell'Art Business. Insomma, avremo un bel po' di roba, ma adesso, ragazzi, è il momento di goderci questo fantastico opener. Dimenticavo ovviamente ultimo il match tra due leggende che non fanno parte della WWE, ma che si sono date appuntamento e sfidate proprio qui. Una volta nella vita, The Rock, Dwayne Johnson contro John Cena. Questi sono alcuni degli incontri che ci faranno compagnia stasera qui in questa fantastica cornice che è WrestleMania. Ma ora andiamo a commentare subito questo incontro valido per il titolo International, ricordiamolo, secondo titolo più importante in All Elite Wrestling. Hangman Adam Page dovrà avere la meglio sui due giapponesi, su Kazuchika Okada e su Konosuke Takeshita, se vuole uscire da qui con la cintura. Attenzione, solo uno, troppo presto. Tentativo del Rainmaker, Kazuchika Okada. Ovviamente, ragazzi, ne approfitto per dire anche la seconda notte di WrestleMania, che ovviamente evento a parte come questo avrà chiaramente la sua grande card a partire dall'opener, ovvero Brock Lesnar contro Roman Reigns. Poi ci sarà ovviamente il main event, valido per il campione indiscusso WWE, Tetsuya Naito contro Hulk Hogan, vincitore della Royal Rumble maschile. E insomma avremo tanto altro, ragazzi, un altro match WWE contro AEW, un match valido per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling, ovvero Kenny Omega e Will Ospreay, che difenderanno dall'assalto dei Young Bucks, ovvero Matt e Nick Jackson, e anche dall'assalto di Claudio Castagnoli e Pac dello Shield, capitanata da Jon Moxley, che vedremo stasera nel main event. Avremo poi un match a 3 anche valido per il titolo degli Stati Uniti femminile, con Asuka, The Empress of Tomorrow, che difende la cintura dall'assalto di Kairi Sane, sua ex compagna di coppia, titoli che sono adesso vacanti e inattivi per il tradimento di Kairi Sane, che voleva la cintura, e Becky Lynch, The Man, che si è unita, diciamo, in tutto questo. Ma non stiamo a parlare della notte 2 di WrestleMania, perché è iniziata adesso la notte 1, e qui devo dire che in questo match si stanno pestando davvero proprio di sana pianta. Adam Page non me l'aspettavo, ma forse quello più in difficoltà fino a questo momento. I due giapponesi stanno andando meglio di lui, tuttavia lo sapete nel wrestling, mai dire mai, perché guardatevi come ha vinto Adam Page a AEW Evolution, sconfiggendo Swerve Strickland, che era il campione, e anche Darby Allin faceva parte del match. Quindi non è nuovo lui alle vittorie. Il match a 3, Adam Page, che in non troppo tempo di All Elite Wrestling, perché lui è arrivato nella parte finale
della stagione 2024-2025. Beh, insomma, ha vinto una rivalità con Penta, ha dimostrato molto in fretta il suo valore e alla fine in un eliminator match dove ha sconfitto Sir Strickland si è anche guadagnato la possibilità di appunto affrontare Swerve, che era in rivalità con Darby Allin, e poi ha vinto la cintura. Intanto qui fuori dal ring questo German suplex di Takeshi. Lo so ragazzi, questo match non l'ho commentato molto a livello tecnico, ma ragazzi è l'inizio, dovevo introdurre tutto un po' di questioni. Ora però siamo pronti, ho mangiato, ho preso il mio caffeino e siamo pronti a buttarci in nelle emozioni di WrestleMania con Takeshi che sta pestando di brutto il campione International Adam Page. Ora ne approfitta Okada, lo butta sul ring, forse vuole approfittare dell'occasione. Vediamo Okada 2 volte campione mondiale dell'Elite Wrestling nella stagione 2024-2025, sconfisse di American Nightmare Cody Rhodes vincendo il titolo e poi vinse l'Elimination Chamber di AW Out. Attenzione però qui Adam Page con una serie di colpi di kendo stick dove sanguina anche Takeshi l'ha sentita veramente tosta quel giapponese. Attenzione Adam Page, la mossa finale a segno, schieramento, ma Okada è pronto, aspettava il momento, era lì pronto fuori dal ring. Attenzione qui una Rainmaker, attenzione allo schieramento, potrebbe essere finita. 1, 2, no, Adam Page dice no al Rainmaker. Allora Okada se la prende con il connazionale Takeshi. Attenzione, vola Takeshi. Comunque ragazzi anche Takeshi che grandissimo. Attenzione questo knee improvviso da KO. Takeshi grande inizio dalla Ring of Honor, poi è entrato nella Don Callis Family. Okada dice no a questo tentativo di schienamento con German suplex a ponte. È entrato nella Don Callis Family, come avevo anche parlato durante l'ingresso di Takeshi da stasera, e ha fatto vedere cose incredibili, oltre al fatto che è già stato campione di coppia insieme appunto a Kyle Fletcher, poi il pezzo contro Kenny Omega e Will Ospreay proprio ai AEW Revolution, e si è fatto sempre più strada proprio partendo dalla Ring of Honor. Anche lui non era veramente dall'inizio con noi, anche perché la Ring of Honor l'abbiamo fatta verso l'episodio, verso il 50° episodio, più o meno eravamo a metà stagione, mettiamo così, era già il 2025 però. Attenzione qua, niente da fare, Okada ribalta un tentativo di mossa finale di Adam Page. Attenzione, lo prende, una Tombstone, pile driver, prova lo schienamento ma Takeshi era prontissimo. Ragazzi, che inizio, che opener di questa edizione di WrestleMania 2025, show congiunto tra WWE e All Elite Wrestling AEW. Continua a colpire ora Okada. Attenzione il martellone, ma colpisce Adam Page prima che lo potesse colpire col martello a sua volta. Attenzione, Okada interrompe, è andato vicinissimo qui Takeshi da vincere l'incontro. Il martellone non è stato efficace, non è riuscito Adam Page a colpirlo in tempo. Attenzione qui, drop kick, ha battuto Okada, ora riprende il martellone, no, lo butta a terra, ci ha ripensato. Ma ora si trova Takeshi, non ha problemi, suplex su di lui. Attenzione, braccio teso e fuori dal ring Okada, potrebbe essere l'occasione buona. No, si è già ripreso Okada, già in piedi, prende anche una mazza da baseball che era rimasta a terra precedentemente. Lanciata in piena testa a Takeshi da parte di Okada, poi niente da fare, ribalta tutto Adam Page, il campione international in carica. Calcione, tutti e due a terra, Takeshi è in posizione di vantaggio.
davvero stunnato Okada da questa iniziativa di Takeshita. Attenzione, Brainbuster, e arriva Rampage, prova lo schienamento su Takeshita, potrebbe essere finita ragazzi. 1, 2, no, Takeshita dice no, ne ha ancora il giapponese. Tutti e due, prende qui Kendo Stick in testa a Takeshita e poi Adam Page colpisce Okada e si avventa su tutti e due con lo Sledgehammer, tanto caro a The Game Triple H, Paul Levesque, come sa probabilmente chi conosce il grande Triple H. Che inizio ragazzi, qui si vanta Adam Page ma forse sbaglia il momento perché Okada gli è dietro. No, niente da fare, troppo lento l'iniziativa, ma si libera ora, serie di pugni all'addome. Attenzione, va a vuoto, ma back suplex Okada. Attenzione, intanto risaliamo sanguina, conosca Takeshita. Drop kick alla base del collo. Poi ne prende un altro jet, ne ha tirati fuori molti in questo inizio di WrestleMania. Provato a colpire Hangman Adam Page ma l'ha disarmato il cowboy, l'ha steso, si vanta anche ora. Attenzione, Takeshita sta arrivando con Kendo Stick, il Big Boot, disarmato anche Takeshita che ora viene lanciato sul ring. Adam Page prende un po' di tempo, un po' di fiato, rientra sul ring. Attenzione, lo prende. Northern Light Suplex. Attenzione, la Rainmaker, mossa finale di Okada, potrebbe essere finita ragazzi. 1, 2, 3. Kazuchika Okada è il nuovo AEW International Champion, finisce il regno di Hangman Adam Page. Che trionfo per Kazuchika Okada che sconfigge Hangman Adam Page schienando proprio lui il campione e anche Konosuke Takeshita. Direi un grande opener di WrestleMania, si porta a casa lui la cintura, la aggiunge al suo palmarès Kazuchika Okada. E però è ora il momento del secondo incontro di WrestleMania. Questo è valido per i titoli di coppia della WWE e infatti la Art Business, un gruppo formato da MVP Montel Vontavious Porter, che stasera non sarà perché è stato messo KO proprio da Kevin Owens e Sami Zayn, stufo di tutte le sue interferenze durante le settimane di rivalità che ha avuto questa coppia che si è riformata, in realtà non si è mai rotta quella tra Kevin e Sami, già campioni di coppia, se vi ricordate, grandissimo regno tra l'altro. Comunque Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley di Almighty difenderanno queste cinture stasera. Ecco qui questa grandissima cornice di pubblico che è WrestleMania 2025, proprio il più importante della nostra Universe Mode, quello che apre tutte le nostre stagioni per più WWE e AEW. E eccolo qui, The Almighty. Introducing the champions. First, representing the Hurt Business from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds. One half of the World Tag Team Champions, the Almighty Bobby Lashley. Ed eccolo qui di Almighty Bobby Lashley, il potentissimo Lashley. È qui uno dei campioni di coppia. Loro, come sapete, erano singoli a meno che non c'è MVP e allora hanno rispettato questa scelta anche stasera. Fischiatissimi l'Art Business per tutte le loro ruberie, però sono loro i campioni
ed ecco che sta per entrare il compagno di Bobby Lashley, ex campione degli Stati Uniti e attuale campione di coppia, Powerhouse Hobbs. Eccolo qui, anche lui potentissimo. From California, weighing in at 275 pounds, one half of the World Tag Team Champions, Powerhouse Hobbs, eccolo qui ragazzi. Anche lui fischiato, pubblico e tutto per Sami Zayn e Kevin Owens gli avversari, ma non sarà semplice per loro strappare le cinture a questi due. Fortunato che non c'è MVP, perché è stato molto decisivo nelle difese titolate dei due, di Bobby Lashley e di Powerhouse Hobbs, con le sue ruberie. Ma ora è il momento dell'ingresso degli avversari, gli amatissimi, i due canadesi, Kevin Owens e Sami Zayn, ragazzi. Eccoli qui, i due grandissimi amici. Nella stagione 2024-2025 della nostra Universe Mode, come già detto, sono già stati campioni di coppia. Tra l'altro il regno più bello per il momento di coppia che abbiamo visto. E poi singolarmente Kevin Owens è riuscito a vincere il titolo di campione degli Stati Uniti, se vi ricordate, ma soprattutto Sami Zayn, il grande trionfo contro Tetsuya Naito, che tra l'altro difenderà la cintura nel main event che ha rivinto. Comunque Tetsuya Naito, che Sami Zayn è diventato il campione indiscusso WWE, se vi ricordate, poi il tutto è finito a Elimination Chamber. Però ragazzi, che trionfo per Sami Zayn, ex campione mondiale. Quindi comunque questo match inizia con un palmarès di tutto rispetto da parte di tutti i contendenti. Ora l'arbitro alza la cintura al cielo, la grafica ci ha ricordato che questo match è valido per i titoli di coppia WWE. E possiamo iniziare la Hurt Business, Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley contro Sami Zayn e Kevin Owens. Nell'edizione scorsa Sami Zayn e Kevin Owens hanno fatto un grandissimo match contro la Wyatt Six. Vi ricordate che non fanno più parte, facevano parte nei mesi iniziali del nostro Universe Mode, poi non fanno più parte del nostro roster, e da lì iniziò la loro scalata per i titoli di coppia, mentre questa volta hanno proprio l'occasione diretta per salire sul tetto della categoria tag team. Tanto però c'è da dire che è iniziato ora il match, però per il momento mi sembra che l'Art Business ha iniziato con un piglio un pochino più forzato rispetto agli avversari. Devo dire che Kevin Owens e Zayn non ho mai visto fargli fare un match di coppia così a ribasso come stanno facendo stasera. Non è né l'occasione, perché ci sono i titoli di Open Party, non è né lo scenario giusto, perché stiamo a WrestleMania e i due devono cambiare in fretta l'esisto, come sta provando a fare Sami Zayn ora su Bobby Lashley, perché altrimenti qui la situazione non va assolutamente bene. Per loro almeno, va benissimo invece per l'Art Business. Ecco ora Sami Zayn scatenato, che Kevin Owens invece ancora Sami Zayn sembra che si è svegliato, sì. Kevin Owens invece ancora, attenzione, uno schienamento improvviso di Powerhouse Hobbs su Sami Zayn, solo uno.
Big boot qui, attenzione, Blood Thunderbomb di Sami Zayn, ma niente da fare perché arriva Bobby Lashley che aveva steso Kevin Owens fuori dal ring. Attenzione, un uva kick, un Sami Zayn che ne sta dando a tutti, però gli manca l'aiuto di Kevin Owens. Infatti Powerhouse Hobbs è intervenuto qui dopo la mossa finale. Eccolo ora Kevin Owens, vediamo se gli ex campioni di coppia stanno iniziando a niente da fare. Kevin Owens stava aspettando che Powerhouse Hobbs si alzava fuori dal ring per fare un lancio contro di lui, per lanciarsi, ma è stato intercettato da Bobby Lashley. E ora i due contro Kevin Owens che non è ancora entrato in partita sinceramente, e non so se ci entrerà mai perché spero per lui di sì. Sono questa Power Slam su Kevin Owens, grossa difficoltà per Sami Zayn e Kevin Owens. Stanno facendo polpette dei due, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs. Attenzione, German Suplex su Kevin Owens, poi rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato, ma Powerhouse Hobbs è già lì fuori. Attenzione Bobby Lashley, un salto che non è nelle sue corde, lui che è tutta potenza, ma come ha battuto Kevin Owens. Attenzione, lo prende, potrebbe preparare una Dominator su Kevin Owens. No, non era una Dominator, ma faceva comunque molto male fuori dal ring. Attenzione Bobby Lashley, vuole distruggere Kevin Owens. Eccolo qui, lo prende con un Heart Lock, mossa di sottomissione tipica, ma Sami Zayn l'ha vista e va a salvare il suo amico e poi torna a colpire Powerhouse Hobbs. E vediamo fuori dal ring, non vale né schienamento di sottomissione, ma comunque i danni sono ingenti. Un momento buono per Kevin Owens e Sami Zayn adesso da un po' di tempo, o più di qualche secondo devo dire, sono finalmente riusciti, sembra, ad arginare lo strapotere e arrivare un po' alla pari. Intanto Powerhouse Hobbs sanguina a casa di Sami Zayn. Non si credeva, nonostante la prova che stavano offrendo, che battere Sami Zayn e Kevin Owens è così facile. Tuttavia attenzione a Bobby Lashley che forse può chiudere, perché Powerhouse Hobbs stende fuori dal ring Sami Zayn e lo mette KO. E ora attenzione perché 2 contro 1, una stunner intanto di Kevin Owens su Bobby Lashley, niente da fare. La mossa tipica di Stone Cold Steve Austin, ma non è andata bene. Attenzione Powerhouse Hobbs, attenzione World Strongest Slam, la mossa finale di Powerhouse Hobbs che è stanco ma mette un braccio. 1, 2, no, a Bobby Lashley non aveva visto l'intervento di Sami Zayn, infatti ora lo colpisce, una shoulder block. Prova ora lui lo schienamento. 1, 2 e 3, e l'Art Business vince con merito a parer mio ed è ancora una volta campione di coppia WWE. Devo dire è meritato, certo Sami Zayn e Kevin Owens a un certo punto hanno pistonato molto, tentando di ridurre parecchio il vantaggio, ma nel complesso devo dire che il risultato è meritato. Escano, tornano a casa con le cinture ancora alla vita e vedremo chi li potrà fermare adesso, avendo sconfitto una delle coppie più forti della WWE, Sami Zayn, Kevin Owens. Ma ora andiamo al prossimo incontro e ora è il momento del match d'esibizione WWE contro AEW. Infatti Giulia, l'italo-giapponese ex Stardom, rappresenta l'AEW, ex campionessa sia mondiale dell'AEW sia campionessa TBS, che è secondo il titolo secondario, come sapete, della compagnia, contro Bianca Belair, anche lei ex campionessa mondiale WWE e anche ex campionessa di coppia insieme a Jade Cargill. E insomma avremo un match tra due federazioni. Abbiamo già avuto una cosa del genere, se vi ricordate, a Wrestling Dynasty, il pay-per-view
che vi consiglio anche quello di andare a recuperare se non l'avete visto. Trovate tutto un playlist Best of 2024-2025 per a 5 federazioni, WWE, New Japan, CMLL, Stardom, e lì ci sono stati molti di più di match tra federazioni. In particolar modo Giulia contro Rhea Ripley c'è stato, vinse Rhea Ripley presentando la WWE. Making her way to the ring from Tokyo, Japan, Giulia! Una Giulia che fino allo scorso pay-per-view, ovvero i W Evolution, era campionessa mondiale di Elite Wrestling, ma ha perso il titolo contro Mariah May, The Glamour Mariah May, che tra l'altro è doppia campionessa e che andrà a sfidare Timeless Toni Storm, anzi è Toni Storm che andrà a sfidare Mariah May per la cintura di campione mondiale AEW, che comunque sarà nella notte 2. Però eccola qui Giulia, ci aspetta un grande match contro Bianca Belair di EST, in rappresentanza della WWE ovviamente. Terzo match di questa edizione di WrestleMania, che spero vi sta piacendo, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente, come sempre, quali match vi piacciono, se avreste fatto un'altra card. Ovviamente, come sapete, io le card le faccio con questa Universe Mode che è tutto casuale, nessuno gioca, i risultati sono sul merito sportivo, e quindi eccola qui, tanto però Bianca Belair. Il pubblico è tutto per Bianca Belair, c'è da dire. Guardiamoci, Bianca Belair, che nella scorsa edizione di WrestleMania aveva la cintura alla vita e sconfisse Chelsea Green in uno Steel Cage match, ovviamente valevole per la cintura, difese il titolo. Ma iniziamo questo incontro per bene con Giulia, che per il momento ha iniziato in vantaggio sulla wrestler WWE Bianca Belair in questo match di esibizione tra le federazioni. Giustamente è il nostro unico evento WWE AEW, non bisogna far mancare un match che sarà anche nella notte 2, perché ci sarà Swerve Strickland, ex campione mondiale e campione international nella nostra Universe Mode, a rappresentare l'AEW contro un avversario ancora misterioso che rappresenterà la WWE, ovviamente. L'avversario ancora misterioso, non sappiamo chi è, ma sarà nella notte 2. Intanto Giulia sta continuando il trend, perché devo dire che sta dominando per il momento Bianca Belair, ma una come lei non la dobbiamo sottovalutare, perché è assolutamente una wrestler di primissimo livello, anche se Giulia sta dominando. Ancora Bianca non riesce a inquadrare bene l'avversaria, non riesce ancora a vedere un po'. Attenzione, arrivederci la sua mossa finale, nome in onore delle sue origini italiane, che come avevo già annunciato durante l'ingresso di Giulia. Vediamo ex Stardom. Attenzione Giulia, Northern Light Bomb, potrebbe essere già finita. 1, 2, no, Bianca Belair dice no, ma un inizio da schiacciasassi, davvero schiacciasassi, non si vede Bianca Belair subire così tanto, è la prima volta che la vediamo nella nostra Universe Mode, Ora suplex, mostra il suo atletismo. Ora Bianca Belair si è rotta di subire, e anche la sua potenza.
Attenzione, comeback di Bianca Belair dopo aver subito un German suplex di Giulia e la stende. Adesso Bianca, devo dire che si è mangiata il vantaggio che aveva accumulato Giulia con un inizio davvero schiacciasassi, e ora è lei che sta dominando l'italo giapponese. Abbattuta ora con una shoulder block, continua a infierire Bianca Belair. Attenzione, eccola, che powerbomb, sfruttando Bianca Belair una atleta incredibile, fortissima, grande atletismo, grande potenza anche per la IST. Attenzione qui, testa contro il ginocchio pieno. Attenzione però, la carica all'improvviso per una Kiss of Death, KOD 2. No, Giulia dice no, desista la mossa finale di Bianca Belair, ma grosso di più da un certo punto Bianca ha premuto il piede sull'acceleratore e ha iniziato a fare un sacco di danni a Giulia, che non riesce a proprio trovare una reazione. Attenzione, suplex. Ribalta tutto Bianca qui, e Giulia, scusatemi, la prende, la mette alle corde. Ma lanciata con un backdrop fuori dal ring. Bianca ha messo davvero il turbo e non vuole togliere il piede dall'acceleratore. Pulo incredibile, che splash ragazzi, dalla terza corda verso fuori dal ring. Come ha alzato le ginocchia qui Giulia, e se l'è presa proprio piena sull'addome Bianca Belair. Ora l'arbitro conta, si deve risalire sul ring per prendere un po' di fiato. Bianca, eccola pronta. Cross line lanciata di nuovo fuori dal ring. Colpisce Giulia. German suplex. Attenzione Giulia, la blocca nella sua presa sottomissione tipica. Bianca in pericolo, potrebbe cedere. La IST. No, riesce a rompere in qualche modo la mossa, ma è ancora indebolita. Attenzione Giulia, un'altra, arrivederci Ni. 1, 2, 3. Giulia vince l'AEW in questo scontro contro la WWE. Grande vittoria di Giulia contro Bianca Belair. Mi aspettavo un kick out in realtà all'ultimo di Bianca qui, credevo che ne aveva ancora, ma evidentemente questo colpo è stato troppo forte. Vittoria di Giulia che porta onore alla All Elite Wrestling. Ovviamente il KSW dovrà essere premiato in qualche modo questa vittoria, anche buona di rappresentanza, che anche se chiaramente non c'era niente in palio. Ma andiamo ora al prossimo incontro, quarto match di questa prima notte, la notte 1 di WrestleMania, Steel Cage match, valido per il titolo degli Stati Uniti. LA Knight, il cavaliere di Los Angeles, difende la cintura dall'assalto di King Booker, il re della WWE autoproclamato, ovvero Booker T, e contro Malachi Black, conosciuto anche come Aleister Black, ex AEW. Lui è arrivato dopo, insomma, vicissitudini societarie, mettiamolo così, ok? E ha lasciato la compagnia, è arrivato in WWE, ha vinto subito contro Logan Paul, il Maverick, proprio a WWE Elimination Chamber. Poi ha perso la cintura in un match 1 contro 1 a Raw contro LA Knight, e adesso abbiamo questo incontro a 3. Steel Cage match, and is for the WWE United States Championship. Introducing the challenger from Houston, Texas, weighing in at 251 pounds, King Booker, falso ingresso, non so come mai c'era stata quella ripresa, un po' così.
col suo classico incedere legale a parte sua. Dicevo, lui farà parte del match e Malakai Black ovviamente ha avuto un'altra possibilità, cioè senza ovviamente ha avuto un'altra possibilità per conquistare la cintura. Certo l'aveva persa da poco e quindi diciamo Kim Booker ha giustamente battuto cassa e LA Knight si è ritrovato a difendere la cintura alla stato di due avversari. Quindi vedremo un po'. Secondo match a 3, lo vediamo nell'opener. Kazuchika Okada è diventato il nuovo campione international dell'Elite Wrestling, sconfiggendo Hangman Adam Page e Konosuke Takeshita. L'oscurità la sta facendo da padrona. Eccolo qui Malakai Black. Malakai Black, ex leader della House of Black, come ho detto prima, è passato verso la fine stagione, sta fine stagione in WWE e formata la House of Black, lo dico per completezza, da Brody King, Buddy Matthews e Julia Hart. Ora ovviamente la stable ha preso la dimensione, non più diciamo, cioè è rimasta la stable di coppia fondamentalmente con Julia Hart, ma non c'è più Malakai Black che ora è da solo e sta facendo questa run completamente da singolo qui in World Wrestling Entertainment, amato dal pubblico ovviamente, il suo aspetto, il suo stile, sebbene è un cattivone il nostro Malakai Black. E dall'aspetto si vede. Vedremo se riuscirà a riconquistare la cintura che ha perso giusto qualche settimana fa proprio contro LA Knight, che sta per fare il suo ingresso, il campione degli Stati Uniti in carica WWE. Ed eccolo qui che sta arrivando, amatissimo LA Knight, il campione degli Stati Uniti in carica, eccolo qui. Amatissimo, la megastar. Campione degli Stati Uniti, lui che è proprio di Los Angeles. Sentite veramente il pubblico, LA Knight, yeah. Nella notte 1 di WrestleMania l'anno scorso invece doveva sfidare Gunther, lui da campione intercontinentale, e poi perse la cintura proprio contro Gunther, il Ring General, che sarà tra l'altro domani sera impegnato a difendere ancora una volta il titolo intercontinentale, che ha vinto nel frattempo ancora. Tanto la grafica ci ricorda che questo match a 3 valido per il titolo degli Stati Uniti. LA Knight, ex campione degli Stati Uniti, 2 volte campione intercontinentale in House of Mode. E ecco qui
L'arbitro che alza la cintura al cielo. E ecco la gabbia che cala. King Booker la guarda, Malachi Black non la guarda, non gliene frega niente. LA Knight pronto, più che altro guarda il pubblico. E il match inizia, ragazzi. Allora ricordiamo, per vincere vanno bene anche gli sfinamenti e le sottomissioni, ma si può vincere anche uscendo dalla gabbia. Infatti guardate Malachi Black come prova già a uscire, ma è davvero troppo presto. Infatti insomma ci si rialza subito e attenzione, me lo schiantano una powerbomb. E infatti ma LA Knight si è ripreso. Questo sarà un match di grande adrenalina per questi tre, tra LA Knight, King Booker e Malachi Black. È stata una bella tripla rivalità nelle ultime puntate di SmackDown tra questi tre e ovviamente giustamente ci si andrà a sistemare qui in questo Steel Cage match, dove il primo che schienerà, sottometterà o uscirà dalla gabbia sarà il campione degli Stati Uniti in WWE. Attenzione, Malachi Black prova a uscire, ma già la seconda volta che prova a uscire prima del tempo. Malachi Black colpito da tutti e due adesso. Proprio non so Malachi Black cosa ha provato a fare, completamente fuori traiettoria, ha calcolato malissimo. Qui neck brackets, Malachi Black oggi in bianco nonostante ama il nero. Malachi impedisce sulla gamba di King Booker, ma Malachi Black è pronto? No, viene preso. Dei tre Malachi Black mi sembra quello un po' meno in palla sinceramente. Tuttavia è quello che ha già provato un paio di volte a uscire dalla gabbia. Eccolo qui come l'ha battuto. Bella questa serie di calcioni, ma evita anche questo colpo di King Booker. Solleva, ma DDT su Malachi Black. Knight è rimasto un po' lì, poi bella ragazzi, bella serie di mosse tra questi tre. Tutti e tre vogliono vincere questa cintura ovviamente, e quale momento migliore se non appunto a WrestleMania, il più importante di tutti della nostra Universe Mode. Doppia Russian Leg Sweep e PFT, mossa finale di LA Knight, ma Malachi era pronto, era prontissimo. Evita il calcione, evita anche qui. LA Knight lo lancia il paletto. Attenzione King Booker, la carica per una powerbomb. Contro la parete della gabbia, poi per terra. Attenzione Malachi Black con i suoi calci. Che impatto su King Booker, però si rialza, lo prende, colpo a testa, drop kick alla schiena, prova qui ma tentativo proprio, ovviamente LA Knight era prontissimo, non sarebbe arrivato neanche all'1 infatti. Suplex qui su King Booker. Che scontro tra questi qui.
Attenzione, ora suplex ancora. Per caso due suplex di fila. Attenzione, Malakai Black prova a uscire, ma ci sono tutti e due. Sono tutti e due. Per la terza volta ha provato a uscire Malakai Black. E crolla a terra rovinosamente. Attenzione, lanciata tanto King Booker contro i gradoni. Scusate, contro la parete. Oh, ancora Malakai Black in controllo in questo momento. Calcione letale a vuoto. Knight lo evita con maestria. Abbattuto da dietro da King Booker. Attenzione, testa sbattuta, sanguina Knight. Una ginocchiata da KO su King Booker. Attenzione cosa sta facendo, lo sta strozzando. Soffre qui Knight, soffre tosto. Il calcione letale su King Booker, ma Knight è lì pronto. Forse Malakai pensava che stava più a terra, Cavaliere di Los Angeles, che era una buona occasione effettivamente, ma come vedete King Booker è ancora a terra, infatti. Attenzione, no, dice no King Booker, come l'ha battuto. Pericolosissimi i calci di Malakai Black, grande esperto, professionista. Attenzione, TDT, evita qui. Attenzione, no, dice no Knight. Forse voleva provare una scissor kick, la mossa finale. Russian leg sweep su King Booker. Mamma mia, che match questo, vai, dopo il titolo degli Stati Uniti. No, evita Knight di sbattere contro la gabbia. Non si può dire però lo stesso per Malakai ora. No, invece no, lo colpisce alla schiena. Spinning kick, potrebbe essere finita. 1, 2, no, Knight dice no. Che occasione per Booker T con Malakai Black a terra anche. Prova ora infatti Booker T a uscire. No, ma per una volta non ci sta provando. Attenzione Malakai Black. Ma King Booker lo colpisce. Cioè scusate, Malakai Black. Attenzione, respinto. Respinto, qui non può resistere. Attenzione, powerbomb. Boom, sbattuto. Neckbreaker. Che battaglia tra questi tre dentro allo steel cage, dentro la gabbia d'acciaio. Attenzione, lo carica, colpisce Knight. Attenzione, BFT su Malakai Black. E poi ovviamente King Booker era pronto. Attenzione però qui, niente da fare. Non si sa cosa è stato a interrompere la mossa di King Booker. Se ne lo carica sulle spalle. Con la gola contro le corde. Lanciato qua. Abbattuto da Malakai Black. Serie di pugni su King Booker che ora barcolla. Poi va a attaccare Knight. Che presa al braccio. Attenzione. Bookhand di King Booker, potrebbe essere finita. 1, 2 e Knight all'ultimo. Intanto guardate la chiazza di sangue su ring. Tutto di Knight che è parecchio sangue. Ma sangue anche Booker T adesso. Che mosso di Malakai. Serie di calcioni. Attenzione da dietro però. Ultimo un po' troppo svagato. Se l'è lanciato qui. Una Knight che sanguina anche sul petto. Spinebuster. Evita qui. Gli ha sputato il mist. Il mist in piena faccia. Gli ha sputato. Guardate la faccia di Booker T tutta blu. Gli ha sputato il mist. Tipica tecnica giapponese, specialmente tipica degli anni 90, questo liquido che spruzza dalla faccia con scorrettezza, ma qui nello steel cage non c'è regole,
Attenzione, scissor kick su Malakai Black. Ma LA Knight si è ripreso proprio in tempo, la mossa finale, una delle mosse finali di Booker T, siamo alla bookend, attenzione qui, LA Knight, mamma mia che incontro nella gabbia, spettacolare, davvero, fatemi sapere qual è il vostro match preferito a fine evento, o anche ora, quando volete. Ora LA Knight sta provando, questa è una buona occasione perché Booker T è all'angolo, Malakai Black è stato atterrato da questo, attenzione però si rialza Malakai ma è ancora assorbito. Attenzione, sta per uscire LA Knight, sta per uscire. Oh, viene colpito qui da Booker T, ancora una volta, e anche da Malakai Black, a un passo stava per scappare LA Knight e diventare il nuovo campione, e mantenere la cintura. Ora provare a battere su, testata, sbattuta di King Booker da LA Knight contro la parete, crolla. Oh, la batte adesso Malakai Black. Attenzione, TFT, la mossa finale, ma King Booker è in piedi. Uno, e ancora una volta uno schieramento interrotto dopo una mossa finale. Veramente stanno distruggendo. Per ora forse il match più bello di questa edizione di WrestleMania? Vediamo, forse sì ragazzi, forse sì. Presa di sottomissione di LA Knight. Ma Booker T interrompe tutto e poi lo colpisce. Lo slime che fa sbattere LA Knight contro il paletto. No, lo spinning kick evitato da Malakai Black. Ma verso l'angolo, attenzione qui, serie di calcioni, serie di combinazioni da KO, attenzione, uno, neanche una in realtà perché Booker T è riuscita, attenzione, che colpo su Booker T. Malakai Black vuole vincere l'incontro, sta perdendo troppo tempo però, davvero. Eccolo là, il calcione incredibile, potremmo avere un nuovo campione degli Stati Uniti, 1, 2, ma no, si è liberato da solo LA Knight comunque, anche se King Booker era vicinissimo. Neckbreaker di LA Knight su King Booker, ora Malakai Black prova a evadere dalla gabbia, ma LA Knight c'è, meraviglioso incontro ragazzi, questo Steel Cage valido per il titolo degli Stati Uniti. Prova ora LA Knight, 1, 2, no, dice no Booker T. Va bene, colpito anche da Malakai Black, attenzione, presa di sottomissione qui, LA Knight in pericolo, ma ci ha pensato King Booker. Attenzione, bookend, potrebbe essere finita, 1, 2, 3, vince King Booker, un match incredibile nella gabbia ed è il nuovo campione degli Stati Uniti WWE. And new WWE United States Champion King. Il trionfo di King Booker che vince il titolo degli Stati Uniti ed è il nuovo campione in questo meraviglioso match a 3 che secondo me per il momento è il più bello di questa edizione di WrestleMania. Fatemi sapere nei commenti. Grande vittoria però, finisce il regno di LA Knight e direi che possiamo andare avanti con questo King Booker che festeggia. Andiamo qui, match valido per il titolo più importante della divisione femminile qui in WWE. Lita, la vincitrice a sorpresa della Royal Rumble. Lei, quest'anno le Royal Rumble hanno vinto 2 wrestler che non fanno parte della WWE, però
sono qui ovviamente per esercitare il loro diritto, ovvero Hulk Hogan di Immortal e Lita, accompagnata da Trish Stratus, la sua storica amica e rivale, contro Rhea Ripley, la campionessa, e quindi vedremo un po' cosa succederà. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Women's Championship. E ecco l'ingresso di Lita, leggenda WWE, seguita come vedete dietro da Trish Stratus, 100% ragazzi, Trish Stratus, due leggende, due Hall of Famer WWE. Grande vittoria di Lita da, come ho detto prima, la Royal Rumble femminile, vero nome Amy Dumas, ah sì, Amy Dumas, eccola con il suo stile caratteristico, tipico anche di Matt Hardy e di Jeff Hardy, gli Hardy Boys, infatti era storica manager del suo storico tag team con gli Hardy Boys. E ora farà il suo ingresso la campionessa in carica del mondo WWE, la Mami Rhea Ripley, membro del Judgment Day, ed eccola qui infatti Rhea Ripley, ostacolo durissimo per Lita. È la prima volta si incontrano le due, appartenenti a generazioni completamente diverse, ma eccola qui, sempre orgogliosa la Mami Rhea Ripley, l'australiana. Rhea Ripley, che ha difeso con successo la cintura anche a Elimination Chamber, l'ultimo pay-per-view della WWE, che prende appunto il nome dalle due Elimination Chamber, una maschile e una femminile, che nella mia Universe Mode sono sempre valide per i titoli massimi. Lei è entrata da campionessa, è uscita con la cintura. Stessa cosa non è accaduta per l'Elimination Chamber maschile, dove Sami Zayn è entrato da campione ma ha perso, ha vinto Tetsuya Naito, il campione indiscusso da WWE. Ma banda alle ciance, vi dirò che probabilmente cercherò di aiutare Lita con Trish Stratus. Le due amiche non possono non aiutarsi, ragazzi, le due amiche storiche, la leggenda, le rivalità tra Lita e Trish Stratus, epiche nei primi anni 2000. E intanto però la grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo mondiale femminile WWE. Introducing the challenger from Sanford, North Carolina, Lita. Ecco Lita, carichissima, grande emozione da parte del pubblico. From Adelaide, Australia, the WWE Women's Champion, Rhea Ripley. Rhea Ripley, eccola qui, che alza la cintura, fa vedere a tutti chi è la campionessa, come se ce ne fosse bisogno. Vedremo se Lita riuscirà nell'impresa da vincitrice della Royal Rumble, sotto gli occhi dell'amica Trish Stratus, con l'arbitro per vedere la cintura anche alla sfidante. Alza al cielo, massima all'oro della divisione femminile WWE, e direi che questo match può iniziare, ragazzi. Quinto match di WrestleMania 2025, notte 1. Inizia subito Rhea Ripley, questo calcione in faccia alla leggenda, alla Hall of Famer Lita, Hall of Famer WWE.
due hanno avuto una buona rivalità nel corso delle puntate di Raw, principalmente lo scontro tra queste due volevamo vederlo. C'è stato anche la possibilità di vedere un match tra Trish Stratus e Rhea Ripley, per l'appunto vinto dalla Mami. Provato a aiutarla, ma niente da fare per il momento. Però Rhea Ripley sta dominando l'avversaria, la vincitrice della Royal Rumble, ma ora la lancia fuori. Lita prova ora a invertire l'inerzia del match a vuoto, tentativo di leg drop, mossa tipica anche degli Hardy Boys. Azione, la carica qui, powerbomb fuori dal ring, dove fa più male. Ora impedisce Lita, l'arbitro conta però le due atlete fuori dal ring. Ricordiamo che se finisce il conteggio di 10 anche con Rhea Ripley che perde per count out, il titolo non passa, perché nel wrestling ovviamente passa per schienamento, sottomissione, oppure nelle stipulazioni che prevedano un certo tipo di vittoria in una certa maniera, okay? Non per squalifica, non per conteggio fuori. Trish Stratus sta provando a dare coraggio alla sua amica, ma la vedo male. Attenzione, Trish Stratus sta prendendo qualcosa da bordo ring, prende... no, niente da fare, ha lasciato. Voleva probabilmente aiutare l'amica con la distrazione dell'arbitro. Continua a subire Lita, ragazzi, senza appello. E... attenzione! Sabasa qui e finisce fuori dal ring. Rhea Ripley la prende ora, la tira per i capelli e la sbatte. Poi un drop king alla base del collo, drop kick, scusatemi. Ancora tirandola per i capelli. Attenzione, evita un tentativo di twist of fate. Sì, era il tentativo, una mossa caratteristica specialmente di Matt Hardy. Attenzione, Stratus rimuove l'imbottitura dal paletto. Questa può essere una possibile distrazione. Hurricanrana intanto di Lita. Un momento però sembra... attenzione! Irish Whip proprio contro l'angolo scoperto. Ma poi va a vuoto, scusatemi, faccio un attimo, ma prendo il controllo di Trish Stratus, come vi avevo detto. Proverò a aiutare nell'impresa l'amica. Frog Splash. Ma intervengo? No, dai. Attenzione, il calcione alla fine a interrompere lo schieramento possibilmente definitivo. L'ultimo qui, mi era un po' incastrato con il bordo ring. Attenzione, una Riptide ora, la mossa finale a segno. Ma intervenga ancora? Intervenga ancora, attenzione. Il comeback di Lita dal nulla. Intanto l'arbitro rimette il cuscinetto dell'angolo a posto, distraendosi, ma non c'è nessun tentativo di schieramento, quindi va anche bene. Attenzione, tanto arrivo qui. Attenzione, porto Lita fuori. Gli ho dato un vantaggio però. Conta l'arbitro. Applaudo contro Stratus. Attenzione qui. DDT. Prova lo schieramento Lita. 1, 2. No, niente da fare. Riesce ancora, ma per caso. Però i miei aiutini stanno dando. Ora io lo sapete se seguite
non mi aiuto quasi mai manager, però quando ci sono delle occasioni proprio speciali, oppure ho della gente un po' troppo mafiosa, non nel caso di Stratus, con i casi di MVP o di Don Callis, Polema, prova a dare una mano, spesso non ce la fa mai per bene, questa volta sto facendo abbastanza bene perché con l'esperienza sto un po' imparando da manager come si fa a non essere buttati fuori alla prima, che sta se no la si butta fuori. Comunque 2 qui Lita con una mano il Stratus sta provando a mettere in carreggiata all'incontro dopo un inizio devastante di Rhea Ripley, colpisce ora, infatti Lita c'è, attenzione, una culla improvvisa, ma sono intervenuto, non so se dovevo, forse si liberava da sola, ma meglio intervenire. Come vedete tutti questi colpi agli schienamenti evidentemente è una cosa del gioco, ma non ti butta fuori, ti dà la penalità però non ti butta fuori, mentre se tipo io entro, do un buffettino a Rhea Ripley e mi butta fuori alla prima, ma non dopo tutto quello che ho fatto appena ho iniziato. Comunque Lita, eccola qui, prova ad alzare la mia amica, ma niente da fare, Rhea si è lanciata e l'ha abbattuta. Questo match continua ad andare avanti, con Lita che grazie agli aiutini ha ancora da ridire, una carrana su Rhea Ripley, attenzione, la seconda Riptide, ma c'è un manager d'eccezione qui che aiuta Lita, è già pronta, guarda, è già pronta, arriva e colpisce ancora, interrompendo tutto, non è già assolutamente giusto per Rhea Ripley che avrebbe vinto già 3 volte. Però, attenzione, questa frog splash, no, splash a vuoto, provo lo schieramento, attenzione Lita, 1, 2, niente da fare, Rhea Ripley ancora, dice no, attenzione, ribalta tutto con un Dragon Screw, io tanto po' di qua per essere più vicino, ribalta tutto Lita, attenzione qui. Attenzione! No, la Twist of Fate a vuoto perché Rhea Ripley ci pensa lei. Attenzione! L'ho distratta, ma niente da fare. Oh, invece gli ho dato il tempo giusto a Lita. Quanti aiuti su Rhea Ripley, una vera mafiata. Continua ancora a colpire il volto di Rhea. Attenzione, la terza Riptide in arrivo la terza Riptide, ma io sono ancora qui e colpisco. 3 Riptide per Lita, avrebbe vinto, per Rhea Ripley avrebbe vinto 4 volte. Attenzione, splash, ma va a vuoto. Prova lo schienamento ora, sarebbe una vittoria incredibile in questo momento. 2 e niente da fare. Continua questo incontro tra Lita e Rhea Ripley, con 1000 interferenze da parte di Stratus. Attenzione Lita, drop kick basso. Face slam. Io mi allontano perché io non intervengo, sapete, no? Colpisce ancora Rhea, che ripeto avrebbe già vinto il match 4 volte. E ancora una volta interrompo lo schienamento. Ho lanciato Lita dentro e Rhea si è schiantata. Ulteriore aiutino per
Mi rialzo, ma l'ho rialzata per Rhea Ripley, in poche parole. Provato qui. Attenzione. Stavo provando, non ce l'ho fatta. Splashone. O comunque ci ha provato 3 volte, è andato sempre a vuoto lo splash. Rhea Ripley. 2 splash e un elbow drop. Continua a infierire. Una Rhea Ripley superiore ma aiutata dall'amica costantemente. È un match che altrimenti avrebbe detto poco per come si sono messe le cose. Ma ora attenzione Lita, la grande occasione. Splashone, potrebbe essere finita. 1, 2, niente da fare. Rhea Ripley ancora. Trish si dispera. Trish traccia, attenzione Lita. Probabilmente una Swanton Bomb. No, il moonsault finale. Potrebbe essere finita. 1, 2, 3. Finisce il regno di Rhea Ripley. Lita è la nuova campionessa mondiale WWE. Contro i 1000 aiuti di Trish Stratus, ma Lita è riuscita a vincere il titolo e ora è lei, dopo aver vinto la Royal Rumble, sul tetto del mondo. Ma se vuole difendere la cintura dovrà fare prestazioni ben migliori, perché non ci sarà sempre Trish a aiutarla. Ma intanto festeggia Lita, ragazzi, la nuova campionessa WWE. E ora, dopo questo match ampiamente rubato, andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Once in a Lifetime, The Rock, Dwayne Johnson, il People Champion, contro The Doctor of Thuganomics, contro il leader della Chain Gang, contro John Cena. Ragazzi, in questo match tra due leggende, non fanno parte della WWE, loro sotto contratto, ma visto che arrivava WrestleMania si sono dati appuntamento, una situazione da anni lì stand by, polemica, ma ora è il momento di questo scontro tra due leggende del wrestling mondiale, ed eccolo qui a fare il suo ingresso. È proprio lui, ragazzi, il People Champ, The Chosen One, The Rock, Dwayne Johnson. E ecco The Rock, ragazzi. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Miami, Florida, weighing in at 265 pounds, The Rock! Impazzito il pubblico per The Rock. Veramente grande leggenda lui. Del wrestling. The Rock, Dwayne Johnson. Carica il pubblico. The most electrified man in sport entertainment. Proprio lui, l'uomo più elettrizzante dello sport spettacolo, The Rock. Con la sua arcata sopracciglio tipica di Dwayne Johnson, The Rock. Ed è ora il momento del suo avversario. 17 volte campione del mondo. È proprio lui, ragazzi. John Cena. L'unico e inimitabile John Cena, ragazzi. In uno scontro epico contro The Rock. Eccolo qui, il leader della Chain Gang. And his opponent,
From West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, John Cena! Never give up, ragazzi. Motto di John Cena, del Doctor of Thuganomics, del leader della Chain Gang. Eccolo qui John Cena, altra grande leggenda di questo sport del wrestling. Quest'ettina per lui, pubblico invisibilio, non ha smesso di essere visibilio dopo l'ingresso del suo avversario. Eccolo qui John Cena che lancia anche il cappello. Ecco qui John Cena, ragazzi, carichissimo per questo incontro. Una volta nella vita, come è stato pubblicizzato qui per WrestleMania 2025 notte 1 a Los Angeles. Eccolo qui, The Rock. Contro John Cena, come avete sentito, Let's Go Cena Sack. Molto tipica accoglienza per John Cena. Tanto però inizia The Rock, però lo colpisce questa serie di pugni. Sleeper hold, ma si libera John Cena. Carichissimo il pubblico. Questa cornice fantastica è WrestleMania 2025. Che sunset flip bomb di John Cena. Guardiamo questo penultimo match delle edizioni di WrestleMania. John Cena per il momento meglio rispetto a The Rock. Azione contro le corde, con la gola. Azione John Cena sale sulla terza corda. Non proprio nel suo repertorio, ma ogni tanto ci ha deliziato. Infatti vola, crossbody, perfetta esecuzione da parte di John Cena. 2, niente da fare. John Cena contro The Rock, un classico. Ma John dice di no. Tanto star power stasera, specialmente in questo match. Stunner con springboard, ottima mossa di John Cena che, come ho detto, secondo me sta facendo meglio di The Rock per il momento, ma The Rock ovviamente una leggenda del suo calibro, mai da sottovalutare. Infatti riprende le redini dell'incontro in un attimo. Che fenomeni, ragazzi. Attenzione, colpito qui John. Grande equilibrio in questo incontro. Crossline. Sulla terza corda. The Rock. Non da lui. Ancora meno rispetto a John Cena, ma attenzione. Missile dropkick di The Rock. Beh, una mossa che non sfodera molte volte. Attenzione, prende la rincorsa, è pronto. Crossline all'angolo, ha battuto John. Calcione qui. Attenzione, prova a trascinarlo. Backdrop. Ribalta la mossa di Rock, poi ora prova a svitargli il collo. Attenzione però, perché Cena si rialza però. Colpisce The Rock all'addome, poi lo lancia con una Irish whip verso le corde. Colpito.
lasciato Irish Whip e lanciato con questo belly to belly alle sue spalle, proprio tenendo lo trascina, che voglia fare una mossa finale. The Rock, chiudere l'incontro. Attenzione, è pronto per la mossa più elettrizzante dello sport spettacolo, la People's Elbow. Lancia e no, a vuoto John Cena dice no, ma The Rock gli dice ehi amico, fatti sotto, si rialza come nulla, certo a vuoto la People Elbow, che lui esegue lanciando il pulsino e lanciando al pubblico, cioè scusate, il pulsino, il paragomito. Backdrop però qui con un The Rock che adesso sta facendo molto meglio rispetto all'avversario, continua a colpirlo, John non riesce a trovare. Attenzione, ecco la sua classica posa. The Rock lo prende al ginocchio, ancora una volta. Che voglio prepararsi, è stata una sharpshooter. DDT col pubblico che fa il tipo per The Rock adesso in maniera spinta. Attenzione qui, un John Cena sanguinante. Attenzione, ribalta tutto. Attitude Adjustment, la mossa finale di John Cena, chiamata F1 una volta. Niente, solo uno. The Rock, veramente c'è questa Attitude Adjustment dal niente. Attenzione, Five Knuckle Shuffle dalla terza corda. 1, 2, no, dice no The Rock. Ma ora John Cena col fuoco negli occhi. Attenzione, forse per preparare un'altra Attitude Adjustment ex FU. Niente da fare perché The Rock è lestissimo. Spinebuster. E forse The Rock è pronto. No, proprio lo schienamento. 1, 2, 3. Vince The Rock questo incontro contro John Cena. Once in a lifetime. Vince il People Champion The Rock, sconfitto John Cena. Mi aspettavo un kick out qui del leader della C-Nation, ma invece è servito lo Spinebuster Slam di The Rock. E 1, 2, 3 e vince The Rock questo scontro di orgoglio tra i due, con niente in palio ma con storia e orgoglio, e invece è il pubblico è contento della vittoria di The Rock, ragazzi. E ora it's time for the main event. Signori, il main event della notte 1 di WrestleMania sarà targata All Elite Wrestling, mentre quello della notte 2 sarà ovviamente targato al WWE con il titolo di campione indiscusso WWE, che verrà messo in palio da Tetsuya Naito, il giapponese, contro The Immortal Hulk Hogan. Tuttavia, pensiamo a questo main event, siamo arrivati all'ultimo match di questa notte 1 di WrestleMania. Triple Threat Match valevole per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. MJF, Maxwell Jacob Friedman, che difende il titolo più importante della federazione dall'assalto di The American Dragon, Bryan Danielson, e di Jon Moxley, leader dello Shield, di cui fa parte anche Claudio Castagnoli e Pac, che saranno impegnati domani. Ma pensiamo a oggi, ragazzi, perché questo è un match veramente da sogno per concludere una notte 1 di WrestleMania che ha regalato spettacolo. WrestleMania 2025, ricordiamo la grande rivalità che è terminata, la più bella della nostra Universe Mode stagione 2024-2025, tra Bryan Danielson e tra Jon Moxley. Poi lo stesso MJF che strappa il titolo a Jon Moxley
Questo è accaduto nel main event di AEW All In, che vi consiglio di andare a recuperare se non l'avete fatto, trovate tutto in playlist. Ma ecco qui The American Dragon, The American Dragon, Bryan Danielson, carichissimo. Weighing in at 210 pounds, Bryan Danielson, ex Daniel Bryan, nel suo passato in WWE. La nostra Universe Mode è 2 volte campione del mondo, perché ha vinto il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, ma ha anche vinto il titolo mondiale dei pesi massimi IWGP, ovvero il titolo più importante della New Japan Wrestling. Grande regno di Bryan Danielson. Poi però la rivalità contro Jon Moxley, ok? E non ha perso il titolo direttamente contro Moxley, però ha perso la grande rivalità in un Hell in a Cell di AEW Clash at the Castle. Tuttavia si è riacceso tutto in queste puntate di Dynamite, dove si è creata questa situazione a 3 con il ritorno di Danielson, le ruggini di Moxley che poi si è fatto rifare dallo Shield, e eccolo qui Jon Moxley, appunto. Jon Moxley, eccolo qui, il leader dello Shield, lui che vuole tornare a vincere la cintura, ex campione anche Bryan Danielson, come abbiamo detto. E allora vedremo cosa succederà. Il Rude Moxley è pronto, ragazzi. Come si è fatto vedere, ha devastato i suoi amici Castagnoli e Pac. Danielson e MJF, superiorità numerica. Poi tutto si è andato a incastrare con la situazione di Kenny Omega e Will Ospreay contro gli Young Bucks. E hanno fatto insomma vari match multipli, ma ora è il momento dello scontro decisivo. E dopo l'ingresso di Jon Moxley, ecco quello anche del campione mondiale dell'Elite Wrestling, Maxwell Jacob Friedman, MJF, ragazzi. E eccolo qua, MJF, ragazzi. Better than you and you know it, come dice sempre lui, la sua catchphrase. Introducing the champion from Long Island, New York, weighing in at 228 pounds, the All-Star World Champion, MJF. L'arbitro alza l'alloro più importante dell'Elite Wrestling al cielo, il titolo di campione mondiale dell'AEW, e direi che questo main event di WrestleMania 2025 Notte 1, evento collaborazione tra WWE e Elite Wrestling, può iniziare, ragazzi. MJF contro Jon Moxley contro The American Dragon Bryan Danielson. Attenzione, gli fa sbattere la testa a tutti e due Jon Moxley.
tre stili diversi in gioco. Il technical wrestling di eccellente livello di Bryan Danielson, veramente il wrestler più tecnico di tutti nella nostra Women's Mode, anche senza probabilmente. Il brawler, il cattivissimo Jon Moxley, leader dallo Shield, e fa il campione mondiale dell'Elite Wrestling MJF. Quindi comunque abbiamo uno stile del MJF abbastanza contaminato da vari altri stili, e poi abbiamo il brawler e il technical wrestler. Difficile dire chi per ora ha iniziato bene o chi peggio, perché tutti e tre si stanno cartellando abbastanza bene. Grande regno quello di MJF, ex campione international anche. Che mossa di Danielson su MJF, terribili le sottomissioni, ricordiamolo, di Danielson, che gli hanno consegnato tantissime vittorie. C'era già stato uno scontro, se vi ricordate, il precedente in pay per view era Wrestler Dynasty al Tokyo Dome in Giappone, evento combinato la New Japan, la WWE, CMLL e Stardom, dove MJF era all'epoca campione international. Bryan Danielson lo sfidò, era all'epoca un titolo, un regno incredibile da campione international, persi solo contro 8 uomini grazie appunto alle trame di Moxley, che prese completamente la puntata in ostaggio insieme allo Shield, fece perdere il titolo, fece entrare anche prima in un gauntlet match e perse la cintura international. Comunque il match tra i due fu vinto da MJF. Insomma, c'è tutta una storia, come vedete, proprio veramente incrociata, oltre a prima di quello che abbiamo visto nelle ultime puntate di Dynamite che precedevano WrestleMania Notte 1. Intanto qui colpisce duro Jon Moxley. Danielson aveva preso una candlestick e colpisce ora con la sua brutalità tipica. Spacca la candlestick direttamente, colpendo tutti e due, ma attenzione! Mossa di sottomissione, l'avevo detto prima, letale! Quella di Danielson, potrebbe essere in pericolo! Moxley, attenzione! Riesce a rompere la presa e colpisce. Grosso pericolo per Moxley. Attenzione, no, dice no Danielson, ha evitato una mossa finale di Moxley. Serie di colpi ora di Moxley. Attenzione, German Suplex, ha battuto con un calcione JF. Danielson esce fuori dal ring, vuole andare a prendere un oggetto, sì, ma attenzione perché Moxley è proprio dietro di lui e no, se la prende in piena testa e le dà tutte e due in testa Danielson. Ma MJF si è vantato troppo, Danielson si è distratto troppo con Moxley, lo sapete, c'è il precedente più duro di tutti qui nella stagione precedente della nostra Women's Mode. MJF lancia Moxley, Dragon Suplex, attenzione Danielson, anche lui fantastico, poi serie di calcioni alla tempia, ma MJF interviene. Questo main event, attenzione qui, prova a sottomettere Danielson, ma è un esperto di sottomissione Danielson e si libera subito. Bene, dolore alla gamba, anche se per poco si è sentito. Attenzione, i tipici calci di Danielson. E 8. Ma ora c'è Moxley, Sony lo vuole sottomettere, prova a sottometterlo, ma Moxley era lì pronto. Attenzione, prova a sottomettere Moxley, potrebbe essere finita.
No, 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 si libera ancora Moxley, ragazzi. Si libera ancora Moxley, due si conoscono perfettamente. Attenzione! Death Driver! La mossa finale di Moxley, ma MJF è pronto. Backbreaker su Moxley. Prova ora, potrebbe essere finita, ragazzi. 1, 2. No, dice no, Jon Moxley. Prende ora Danielson, attenzione, ma ribalta tutto MJF. Che emozioni in questo main event di WrestleMania 2025, notte 1. C'era una doppia mossa su Danielson, doppia Russian leg sweep e poi Spear dal nulla di MJF. Potrebbe essere la fine perfetta. 1, 2. No, Jon Moxley c'è ancora, ragazzi. Sembrava finita, invece no. Attenzione, lo prende Death Driver, ma è prontissimo Danielson. Attenzione, lo prende Dragon Rana. Danielson ora il pugnalando stick, colpisce JF. Attenzione, prende le distanze, dice ora la finisco, dice Danielson. Colpito. Se ne si rialza il Jeff. Che mossa di Danielson, fantastica. Grosse difficoltà per il campione. Mox, attenzione, prende un oggetto. Il martellone, no, ci ripensa. Vola. Ginocchiata volante. Attenzione però, prende anche Moxley che è stato troppo lento. A vuoto la freccia di Danielson. Ma eccolo qui con i calcioni scanditi dal pubblico. Ole, ma attenzione che c'è MJF, lo prende e sbattuto. Attenzione, prende Moxley. Attenzione qui, una delle mosse tipiche di MJF su Moxley a segno, ma ora lo colpisce col martello, potrebbe essere l'occasione giusta. Attenzione, no, si rialza, lo prende Moxley. Attenzione, Spinebuster, no, lo fa cadere di collo, lo prende la candlestick, ma entra MJF dal nulla. Ginocchiata al ventre e ora prova a schienarlo. 1, 2, niente, si libera da solo MJF, ma c'era comunque Danielson lì pronto. Attenzione, manipola al braccio. Dolore qui per MJF. Back suplex con schienamento, potrebbe essere finita. 1, niente, solo 1. Incredibile questo main event di WrestleMania. E colpisce tutti e due. MJF, posizione di vantaggio, potrebbe essere finita. Attenzione, prova, ma Danielson si è rialzato, sembra che ha fatto finta, aspettando il momento buono. Attenzione, la freccia di Danielson ancora a vuoto. Ribalta tutto MJF. Attenzione, Moxley lo carica, collo contro le corde, ma Danielson lo prende con la freccia potrebbe essere finita, rimanere con un nuovo campione mondiale. 1, 2, 3. Bryan Danielson è il nuovo campione mondiale dell'All Elite Wrestling, finisce il regno di MJF. All-Star World Champion Bryan Danielson. Vince lui, torna ancora una volta in possesso della cintura Bryan Danielson. Che vittoria in questo main event di WrestleMania 2025, notte 1. Finisce il regno di MJF, colpisce con la sua letale freccia Jon Moxley. 1, 2, 3.
e abbiamo un nuovo campione mondiale dello Elite Wrestling. Ragazzi, allora, cosa ne avete pensato di questa notte 1 di WrestleMania 2025? Fatemi sapere nei commenti. Io mi sono divertito parecchio a commentarla, devo dire. Abbiamo avuto dei grandi incontri. Facciamo un bel recap con Okada, che è il nuovo campione international dopo aver sconfitto Hangman Adam Page e Kazuchika Okada. Bobby Lashley del Powerhouse Hobbs, la Hurt Business, ha difeso i titoli di coppia contro Kevin Owens e Sami Zayn. Giulia ha sconfitto Bianca Belair in questo match WWE contro AEW. Kim Booker trionfa in un fantastico Steel Cage match, forse il match della serata, forse, fatemi sapere nei commenti, battendo Malachi Black e LA Knight, nuovo campione degli Stati Uniti. Lita con 3000 aiuti di Trish Stratus ha sconfitto Rhea Ripley della nuova campionessa mondiale femminile WWE. The Rock ha sconfitto John Cena in questo classico senza tempo. Qui questa sfida tra due leggende. E poi nel main event Bryan Danielson ha sconfitto Jon Moxley e MJF ed è il nuovo campione mondiale dell'All Elite Wrestling. E io, ragazzi, sono contento che siete stati con me. Ricordatevi che se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi. Se volete recuperare i miei vecchi contenuti della stagione passata, perché questo è il primo appuntamento della nuova stagione, il primo episodio, andate nella playlist WWE 2K24 Best of 2024-2025 e ci saranno tutte le migliori puntate selezionate, ovviamente tutti i pay-per-view, perché chiaramente il pay-per-view è sempre una migliore puntata, tutte le puntate speciali che ci sono state e le migliori puntate di SmackDown, Raw, Dynamite e Collision, e anche della Ring of Honor, che ho deciso di mantenere nel best of. Vi saluto e vi ringrazio, alla prossima. Un saluto da Pixel Garlic, ci vediamo ad un prossimo appuntamento, ragazzi.